Benvenuti su Metal Muffin, oggi parleremo del Super Duper della ML Sound Lab. Super Duper della ML Sound Lab, acquistato con prezzo lancio di 29 euro, sì, sì. trentina di euro, onestissimo se pensiamo ai confronti ai competitor che arrivano anche ai 130-150 euro. Ovviamente prima di acquistarlo potrete usufruire della free trial che a differenza di altri plugin non ha un periodo di prova, ad esempio di 14 giorni, semplicemente ogni 40 secondi sentirete un rumore di fondo, anzi mi sembra, se non erro, che nel caso di questo plugin il suono mancherà proprio per un istante ogni 40 secondi, questo quindi non vi permetterà di sfruttarlo appieno. È importante sottolineare però che questo plugin supporta soltanto i VST3, quindi qualora voi usiate un software di registrazione che non li supporta, come ad esempio lo stesso Pro Tools che nativamente non li supporta, dovrete usare un plugin host per poterlo utilizzare. Il plugin ha un'interfaccia semplice, intuitiva e molto gradevole. Già dal nome possiamo capire e intuire che sono due testate, Super e Duper, entrambe high gain, con il Duper che strizza l'occhio al gent. All'interno troviamo la pedalboard formata da 4 effetti: noise gate, overdrive, delay e riverbero. Una funzione molto pratica è che tramite lo stesso plugin, più precisamente con la levetta che sta tra il master e l'output, possiamo caricare i nostri IR e quindi non utilizzare quelli nativi dell'applicazione, aumentando così il range sonoro che possiamo ottenere. Questo è il primo preset che troverete non appena aperto il plugin, si chiama Super Rhythm, quindi stiamo usando il modello Super e prego. Molto grosso, molto chubby come si dice in questi casi. Stai dicendo che sono grassa? Anche, ma io parlavo del plugin. Ormai con 30 euro, 40 euro puoi tirare giù dei grandi suoni, pure perché non abbiamo toccato alcuna impostazione. Plug and play. Plug and play pure, quindi un discorso di neofiti, aprono e suonano. Di sicuro ML Sound Lab merita. Adesso andremo a vedere gli altri preset di fabbrica e poi ci giocheremo un po' su, vedremo che cosa esce. Il prossimo è Super Boost, mi sembra. Super Boost. Super Boost. Vai! Allora, questo dovrebbe essere lo stesso preset di prima, però un po' più carico di drive. Riesci ad avvertire questa Sì, differenza? è un suono un po' più carico. Qua siamo, ricordiamo, nella parte super che è leggermente più scarica rispetto a Duper, che dicevamo prima essere buono per il gent. Adesso siamo al terzo preset, si chiama Super Crunch, ma nessuno dei due crede a questa cosa, perché è un plugin che è stato creato per suoni high gain e quindi io non ci credo a questa cosa. Ma proviamo, vediamo un po'. Vai, secondo me sarà una distorsione gigantesca. Vediamo che tipo di crunch. Ottimo crunch. Io vedrei se si riesce a trasformare effettivamente in un crunch. Sì, normale. adesso sicuramente è più scarico rispetto a prima, ma comunque siamo in termini di distorsione più che crunch. Andiamo a vedere. Prego Alfredo, vai.
Devo dire che anche qua non è male come suono. Certo, dubito sia stato creato per questo, però diciamo con buon suono. Diciamo che si riesce fuori a tirare un crunch che non sia neanche tanto malvagio, però se dovessi registrare un pezzo blues, un pezzo in cui ho bisogno di un overdrive, di un crunch, non è il primo plugin che vado ad aprire, ecco. No, assolutamente, questo è un plugin, ricordiamo, per gli amanti dell'high gain, per gli amanti dei toni americani, per gli amanti della brutalità. Allora, non ce ne eravamo accorti, però c'è anche l'impostazione low gain. Vorremmo capire qual è la differenza rispetto al crunch, ma vi ricordiamo che non sarà possibile tirare fuori un pulito da questo plugin, un pulito con tutti i canoni del pulito. Prego Alfredo. Proviamo a calare il volume dello strumento e vediamo come reagisce. Sì, devo dire che reagisce bene anche alle dinamiche. Non sembra malvagio. Sì, sorprendente. Adesso abbiamo l'ultimo preset, Super Lead, in cui Alfredo potrà fare finalmente il tamarro, me lo chiede da un quarto d'ora. Ah, finalmente. E io andrò anche a giocare con i pedalini che ci sono sul plugin, perché ricordiamoci che questo plugin è anche una mini pedaliera con 4 effetti che abbiamo constatato funzionano tutti in modo abbastanza discreto. Let's go! Devo dire molto soddisfatto per un plugin così di serie. E ora ti stacco tutti i pedali, suona. Vediamo cosa succede. Migliore di quanto mi aspettassi anche la risposta dei pedali, cioè nel senso ogni volta che lo attacchi e lo stacchi si sente, fa il suo lavoro, soprattutto il noise gate era quasi chiuso, però tratteneva un sacco il rumore di fondo, quindi approved. Ma vediamo come suona questo duper e passiamo la palla ad Andrea. Vediamo che altri presets ci abbiamo. Abbiamo full gain. Full gain. Tipo questo di prima non lo era, quindi... Quello prima si chiama Metal, quindi già abbiamo, diciamo, dei nomi che lasciano intendere. Ma questo è spoiler. Questo è spoiler. E il suono è troppo carico in questo caso per i miei gusti. Possiamo fare una prova? Il gain a palla infatti qui, Ok. Proviamo a cambiare pick up in questo caso. Ok, molto meglio. Poi
abbiamo, come dicevamo all'inizio, strizza l'occhio a Gent, questo set del Duper, e appunto c'è Duper Gent. Vai Andrea. Yes, molto nice. Anche gli armonici rispondono in modo simpatico. Questo per il Gent è davvero ottimo, soprattutto con una 8 corde. Molto genzoso. Dopodiché abbiamo Duper Lead, anche qui lasciamo lo spazio alla tamarria. Con il pick up al manico è bello tondo. Ma vediamo come lavora il noise gate con la testata Duper, che dovrebbe essere appunto più spinta e quindi aumentare e amplificare anche ogni rumore. Apriamo, così con noise gate inserito, così è senza. C'è la differenza. Threshold al minimo. Devo dire che noise gate fa bene il suo lavoro. Scusa, per curiosità, quindi se porti il threshold al massimo mi taglia le note? Perché è una caratteristica di alcuni plugin questa. Vediamo. Sto quasi accarezzando. Concludiamo il test con quest'ultimo preset, si chiama Duper Ambience. Ah, ma è sempre un distort. Vabbè, certo, ovviamente deve essere violento di base. Conclusioni, ma siamo soddisfatti di questo plugin, Andrea? Allora, io sinceramente sono molto soddisfatto, ma non solo considerando il prezzo, è che diciamo che lo potremmo definire quasi un plugin plug and play, nel senso che colleghi, è proprio quello che sogna quasi ogni chitarrista, colleghi e ottieni un suono definito che puoi già utilizzare per registrare. Infatti tante volte io mi sono ritrovato a suonare con il preset di fabbrica e a modificarlo dopo casomai, ma già ti permette di suonare, hai un buon feeling con lo strumento. Che non è molto avvezzo, magari può già usufruire del plugin. Avere dei buoni preset di fabbrica aiuta l'utente a suonare immediatamente, soprattutto questi plugin da 30, 50, 60 euro che magari possono essere anche degli esperimenti per qualcuno, proviamoli. Degli entry level. Degli entry level può essere una forma per entrare nel mondo dei plugin, del digitale, del home recording. Quindi avere una cosa plug and play facile da usare aiuta l'utente. Devo dire che oltre ad essere facile da usare non è un compromesso, suona davvero bene. Naturalmente il suono può essere reso ancora più credibile tramite i propri IR e le proprie regolazioni. Quindi ve lo consigliamo? La nostra risposta è sì, senza pensarci due volte, anche in considerazione del prezzo e di quello che abbiamo già detto. Quindi iscrivetevi per non perdere i prossimi video. In descrizione trovate tutti i link utili, quello per l'acquisto del plugin, i preset che abbiamo usato per la canzone iniziale e il link alla nostra prog metal band. Stay addicted. Però non alla droga perché non si può, mi raccomando. Qui. Ora. Forse. Naturalmente il tutto può essere reso più credibile usando i propri IR e le proprie regolazioni, rendendolo veramente euforico, molto bello. Naturalmente Aspetta, questa lascia per favore.
Naturalmente il tutto può... No, sto ridendo. Che cazzo ridi?